Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci oppure luna o Venere in pesci. Andiamo a vedere oggi, facciamo una bellissima creazione per quanto riguarda il tuo quadro evolutivo, quello che la tua anima vuole manifestare attraverso il riconoscimento della tua natura selvaggia. E quindi andiamo a rispondere a queste potentissime domande, video ispirato da una nostra sorella. Qual è la mia vera natura? Qual è l'archetipo a cui devo tendere per incarnare e manifestare la mia natura selvaggia affinché Madre Terra, Madre Natura, possa goderne? Qual è la mia missione animica? Andiamo a vedere quindi qual è il principio a cui tendere in questo momento affinché tu possa realizzare la tua missione animica. Perché quando parliamo di missione animica non può essere intesa da una mente razionale, ma la missione ha a che fare con tutto ciò che sei, tutto ciò che vivi, tutto ciò che ti capita, tutto ciò che ti arriva, tutto ciò che hai vissuto, tutto ciò che vivrai. Quindi è un quadro che sono domande che si compenetrano l'una nell'altra, ok? Andiamo a vedere come si sviluppano affinché tu possa prendere consapevolezza in questo momento di ciò che richiede la tua anima per realizzare la tua prosperità in tutti gli ambiti della tua vita, perché solo allineandoci consapevolmente a ciò che la nostra anima chiede, quindi nel sentire sempre più profondo, possiamo realizzare il più grande capolavoro della nostra vita. Allora, iniziamo, partiamo con questi primi oracoli. E ovviamente tutti i termini che utilizzo e il mio modus operandi sono spiegati bene nella mia playlist L'arte sciamanica, che sono i moduli di base di apprendimento, di espansione della coscienza per il nostro percorso insieme. Quindi lo trovate su questo canale, playlist L'arte sciamanica, tutti i video dell'arte sciamanica con le pratiche comprese, in più nelle meditazioni guidate le pratiche annesse alla predisposizione dell'apertura verso una visione trascendente, cioè una visione non duale. Ok, allora iniziamo da queste. Chiedo al mio amante mistico, sposo celeste, di indicarmi la via per te in questa splendida creazione. Allora, qual è la tua vera natura? Qual è la tua vera natura? Pesci. Qual è la tua vera natura? Qual è la tua vera natura? Una. Qual è la tua vera natura? Pesci. Poi, qual è l'archetipo a cui devi tendere per realizzare la natura selvaggia, affinché Madre Natura possa goderne? Madre Natura, Madre Terra è il divino, no? Il divino è l'anima del mondo e la tua anima è la stessa cosa. Quando tu servi la tua natura, stai servendo il divino, e quando servi il divino serve te. Ok. Qual è l'archetipo a cui devi tendere per incarnare e manifestare la tua natura selvaggia? Pesci. E poi mettiamo le splendide carte del drago immaginale di Selene, che risponderanno e completeranno, arricchendo il messaggio rispetto alla domanda: qual è la mia missione animica, la missione dell'anima. Vi consiglio, ragazzi e miei ragazzi, di salvarvi questo video, perché è un video pratica, un video di apprendimento e di
realizzazione quotidiana, un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, no? Perché la missione dell'anima, ripeto, possiamo scorgerne un dettaglio in questo momento, ok? Che è una parte del tutto, è il tutto nella parte, ok? Quando scorgiamo un dettaglio, all'interno di quel dettaglio c'è anche il tutto. L'universo olografico. Allora, qual è la tua missione animica, pesci, in questo momento su cui ti devi concentrare? Wow, allora, iniziamo questo bellissimo viaggio, facciamo un bel respiro profondo dalla bocca, partiamo, vediamo, qual è la tua vera natura? L'acqua, non a caso, pesci. La tua vera natura è quella di fluire con la vita, la tua vera natura è quella di stare con l'elemento acqua. L'elemento acqua sono le emozioni. La tua vera natura ha il compito in questo momento di sentire le emozioni e abbracciarle. Le emozioni sono dei, le emozioni sono dee, sono immortali per questo, perché esistono prima che noi nascessimo. E quindi la tua vera natura ti sta chiedendo di fluire alle tue emozioni, di sentirle, parlarci, no? Parlarci, dialogare con le emozioni affinché tu possa prenderne il potere. Quando noi parliamo con le nostre emozioni, noi iniziamo a instillare il sacro nella nostra vita e quindi a co-creare con gli dei, perché quando noi non cooperiamo, non co-creiamo con gli dei, veniamo asfaltati dal Dio e quindi ci sentiamo vittime. Quindi parlare con le emozioni ti dà il grande potere dell'emozione corrispondente, che sia rabbia, frustrazione, dolore, tristezza, impotenza. La creazione dell'anima si chiama mitopoiesi, cioè l'anima si nutre di poesia, di pathos. Le emozioni sono il nutrimento dell'anima. Ok, cos'altro? Perché questo ti aprirà a molte vie. Allora, questa è una carta ambivalente. Noi abbiamo molte vie davanti, 33 e 34 tra l'altro, ossia è tutto in progressivo in questo momento, stai facendo un'ascesa, una scalata verso l'adempimento della tua vera natura. La tua vera natura è quella di abbracciare le emozioni e avere un grande potere da esse, tu lo sai fare meglio di chiunque altro. A volte la mente razionale ti propone altre vie, che sono le vie del controllo sulle emozioni, controllo sugli dei, ed è questa quella via che ti asfalta, cioè ti distrugge. Fluire con le emozioni significa prendere per mano l'emozione, affidarsi, avere fede nell'emozione, è l'unica via, non ce ne sono altre, molte vie. E quest'unica via ti apre molte strade. Tutte le strade che hanno a che fare con la realizzazione dei tuoi talenti, dei tuoi scopi. Ma non esistono molte vie. Qua c'è un labirinto qua dietro, vedi? Il labirinto è nella mente. La mente è un circolo vizioso. Seguire la mente è un circolo vizioso, non se ne esce mai. Seguire le emozioni è un circolo virtuoso, ossia ti apre molte strade. Quello che ti chiede la tua natura adesso è quella di abbracciare l'emozione, parlarci, io ho fede in te, io ho fede in te, e seguire il corso. Quando l'anima si è ben nutrita di un certo tipo di emozione, che sia la dolce tristezza, la dolce malinconia, la rabbia, l'impeto guerriero, che si trasforma in impeto guerriero, ecco, facciamo l'esempio della rabbia. Quando la rabbia, per esempio, ti sei ben nutrita, l'anima si è ben nutrita della sensazione del fuoco, che è pura energia l'emozione, non devi darle una connotazione male o bene, è pura energia, ecco, per trascendere la mente. Di conseguenza, quando l'anima si è ben nutrita di una certa emozione, quell'emozione non capiterà più.
Quindi se noi abbiamo fatto un bel viaggio durato un certo tempo, o comunque un bel viaggio con la dolce tristezza, dolce malinconia, ci prendiamo 5-10 minuti, un giorno, 2 giorni, ce la prendiamo a braccetto, ci affidiamo a lei senza opporre resistenza, allora l'anima si sarà ben nutrita di quell'emozione lì e non capiterà più a gradi di intensità come capitava prima. Perché quando noi pacifichiamo le nostre emozioni, cioè ci abbracciamo sempre di più, l'evoluzione avviene a gradi di intensità sempre diversi. E questo aprirà molte vie di percezione. Ok. Vediamo adesso qual è l'archetipo a cui devi tendere per incarnare e manifestare questa tua natura, affinché Madre Natura, ossia il divino, possa goderne. Qual è l'archetipo a cui devi tendere? La monaca, monaco, spirito, spirito, spirito. Devi esercitare, devi officiare un rito ogni volta che fai qualcosa. Cosa significa? Vedere ogni cosa che fai come un'esperienza spirituale. Ogni cosa che ti accade. Ti faccio un esempio che non è banale. Da un tamponamento in macchina a una gioia, devi vedere tutto come la stessa esperienza spirituale. Uno arriva per darti un certo tipo di emozione, l'altro arriva per darti un altro tipo di emozione. Possono sembrare due emozioni parallelamente opposte. Sono pura forza, pura energia, non devi giudicarle, né male né bene. Quindi l'archetipo a cui devi tendere affinché questa tua natura selvaggia, che è quella dell'abbracciare le emozioni e avere il potere degli dei, di tutti gli dei che ti attraversano, in questo proprio momento, tu devi sapere che devi avere una devozione disinteressata, esclusiva con lo spirito. Devozione esclusiva allo spirito. E quando tu ti dai allo spirito cos'è? Lo spirito è in ogni cosa. Nello yoga sciamanico noi apprendiamo come lo sciamano è colui, chiamato sciamano perché è in contatto con lo spirito di ogni cosa ed è perennemente in estasi. Tant'è che lo yoga sciamanico viene detto lo yoga dell'estasi, è lo yoga che esisteva prima di ogni altro yoga che vediamo oggi. Lo yoga dell'estasi, tipo, perché in estasi? C'è uno stato alterato di coscienza all'estasi. Lo stato alterato di coscienza ce l'hai praticando quotidianamente il dialogo con ogni cosa che esiste. Con ogni cosa che esiste che ha una sua controparte invisibile. L'albero non è solo l'albero per lo sciamano, è lo spirito dell'albero, è l'albero che si vede. E la persona che incontri non è la persona, l'ego riferito, ma è la persona e lo spirito della persona. Ma come pure oggetti che possono essere inanimati. Quando io stessa rido, poi ridiamo insieme, dico alla mia telecamera, tu stai riprendendo? Lo dico alla telecamera, e un oggetto può sembrare inanimato. No, la telecamera ha uno spirito. Perché? Perché essendo tutto emanazione dell'anima del mondo, la telecamera è spirito, ha lo spirito e poi c'è la telecamera. C'è uno spirito intorno alla telecamera. Allora io dialogo con lo spirito della telecamera. La telecamera è l'emanazione del mio stesso spirito. Quindi la pratica, quindi l'archetipo a cui tendere affinché la tua natura, che è quella di stare in contatto con le emozioni, esiste una sola via che ti apre molte strade, è quella del parlare con lo spirito di ogni cosa, devozione allo spirito. Poi, quando parliamo di divinità, è sempre da intendersi come una realtà complessa, che non è difficile, è complessa perché si compenetra l'uno nell'altra. Quando vediamo una rosa, noi abbiamo, non è soltanto la rosa che stiamo vedendo, ma è lo spirito di quella rosa che è in contatto con tutte le altre rose che possiamo aver visto e che vedremo nella vita. La rosa non esiste come entità a sé, una rosa. Non esiste l'uno in natura, questo ve lo spiego spesso. L'uno in natura non esiste, l'uno è un costrutto sociale mentale. Non esiste uno distinto e separato dal resto del mondo, perché tu non hai mai visto una rosa in natura. Se io ti dico, tu hai mai visto una rosa in natura? No. Tu hai visto quella rosa, quella rosa, quella rosa, quella rosa? È una molteplicità. Ecco perché quando parliamo di
divino, umano, si compenetrano queste molteplicità. Ok. Quindi devozione assoluta e totale verso lo spirito, che è ogni cosa. Ok. Adesso andiamo a vedere qual è la tua missione animica, che ha come base la vera natura, no? Cosa ci rispondono le carte del drago immaginale? La prigione, ci picchia, qua noi stiamo, la prigione. Questa carta ha a che fare anche, questa dell'acqua, con le emozioni che non fluiscono. Quindi questa prigione ha a che fare con le carte che sono uscite, con le emozioni che spesso possono essere ostruite, quindi non fluiscono, da una gabbia, da una prigione mentale. La tua natura è quella di abbracciare le emozioni e prenderne il potere. E allora la prigione si può ricondurre in questo caso alla mente che non ti fa sentire l'emozione, o che non vuoi sentire l'emozione, qualsiasi emozione sia, o che hai spesso rimandato nel sentire delle emozioni, ti sei voluta distrarre, mi spiego? Quindi la distrazione della mente, la prigione della mente. Adesso, quindi la tua missione animica è quella di liberarti, e libera tu, liberi tutti. Vediamo la carta della prigione cosa ci racconta dal libro, e anche la pratica ci darà. Numero 13. Eccola qui. E leggiamo. Il più delle volte, quelle che definiamo prigioni sono scelte. Se sei in una relazione che ti svilisce e ti fa soffrire e non ne esci, dopo un po' è una scelta. Se fai un lavoro che non sopporti e continui a farlo, dopo un po' è una scelta. Le tue scelte soffocanti dipendono al 90% da un senso di indegnità. Cioè non mi sento degna di lasciare una relazione da cui non riesco a uscirne, non mi sento degna di fare un lavoro che mi piace. Quindi il fatto è che senti di non essere abbastanza. Non ti senti abbastanza bello, intelligente, scaltro, o credi di non avere strumenti sufficienti. Ti manca un titolo, un amico, una certa somma di soldi, e ti sembra che fino a quando non riuscirai ad avere queste cose non potrai fare il passo del cambiamento. In verità, tu hai scelto di rimanere in una comfort zone che ritieni protettiva perché non costituisce per te alcuna sfida, non ti mette alla prova. L'elenco di ciò che ti manca per cambiare è solo una scusa per permanere lì dove sei. Quindi già si sta delineando un aspetto della missione animica che hai in questo momento, di uscire dalla comfort zone, di non inventarti scuse, perché hai il compito di avere una relazione potentissima con gli dei che sono le emozioni, e di aprire tante strade, il contatto con la divinità. Se tu sentissi realmente, ti dice questa carta, in questo momento il contatto con il divino, non avresti paura di uscire dalla comfort zone e metterti in gioco. Quindi un aspetto importante della tua missione animica in questo momento è uscire dalla comfort zone e smettere di avere paura, perché le scuse che può inventare la mente sono relative a mantenerti in uno stato di vittima. Ok. La trasformazione comporta delle sfide, e la paura che queste sfide possano evidenziare le tue presunte debolezze e incapacità ti trattiene dal cambiare. L'idea che tu abbia queste debolezze e incapacità si è formata nella tua infanzia. Non è reale che tu abbia queste debolezze e capacità, si è formata nella tua infanzia. Ed è lì che devi andare per trasformarla. L'infanzia non è nel passato. Niente è nel passato, perché tutto accade adesso. Tutto accade proprio adesso. Il passato e il futuro non sono tempi cronologici, come la mente ce li presenta, ma sono possibilità della coscienza.
Il passato è la tua possibilità di perdonare, pacificare, risolvere e superare. Il futuro è la tua possibilità di creare. Sei tanto più libero di creare il tuo futuro quanto più hai risolto il tuo passato. Tutte le immagini del passato che non hai pacificato tendono a ripetersi e ti imprigionano in una coazione a ripetere per chiedere di essere risolte. Il responso del drago. Questa carta indica la necessità di superare un senso di indegnità, la sensazione di non essere abbastanza. Quindi è chiaro che tu, la tua missione, la tua vera natura è quella di, ripeto, avere il potere dagli dei, tutto il potere che riguarda soprattutto il femminile, il fluire con le emozioni, quindi intuito, creatività, creazione. Tale potere è ostruito dall'incapacità di sentirsi, di sentirsi adeguati, e questo ti trattiene nella comfort zone. Quindi la tua missione animica in questo momento ha a che fare con oltrepassare i limiti della comfort zone, superare il senso di indegnità, grazie al recupero di situazioni del tuo passato, che non è uno stato cronologico il passato. Il passato accade adesso, perché ci portiamo avanti le stesse dinamiche. Quindi sta accadendo adesso. Allora, sei pronto a pacificare? Ti dice, perché devi uscire da questa prigione di zona comfort. Ok. Il rituale per la buona riuscita. Sdraiato o seduto con la colonna vertebrale retta, chiudi gli occhi e concentrati sul tuo respiro spontaneo. Cerca di mantenere la tua attenzione nel punto esatto in cui senti l'aria toccare il corpo per la prima volta, entrando l'aria, no? Cioè devi mantenere l'attenzione quando l'aria entra nel naso e quando l'aria esce dal naso, mantieni l'attenzione lì. Perché quel punto in cui tu mantieni l'attenzione nel naso e poi quando inali e quando esali si chiamano i cancelli del respiro. Questo punto generalmente viene percepito nelle ali del naso, alcuni però lo sentono più in alto, nella radice del naso, altri ancora più in basso, subito dopo il labbro superiore. Mantieni la consapevolezza concentrata in questo punto per 10 respiri. Poi evoca immagini della tua infanzia. Cerca di immaginarti bambino o bambina e crea l'impressione di essere nella tua casa di allora, con i mobili di allora, i genitori e i personaggi di allora, i giocattoli di allora. Nota dove ti trovi. Sei nella tua stanza, in soggiorno? Cosa stai facendo? Sei sdraiato sul tuo lettino? Stai giocando? Stai leggendo? Ora avvicinati a quel bambino o bambina e accarezzalo, poi sussurra nelle sue orecchie il mantra Ora Kra Tun. Ora Kra Tun. È questo qui, Leggete così, ragazzi. Aspetta, eccola. Ora Kra Tun. Mentre bisbigli questo suono prezioso, visualizza l'immagine di ciò che vuoi realizzare nella tua vita. Per esempio, una relazione appagante, un lavoro soddisfacente, un guadagno più alto, eccetera. Senti che stai conferendo al tuo bambino, bambina, il destino che stai visualizzando. Simultaneamente stai sciogliendo il tuo senso di inadeguatezza e le sue convinzioni limitanti, le sue paure. Dopo aver ripetuto almeno per 9 volte il mantra, bisbiglia al tuo bambino o bambina: sì, lo farai, sì, lo farai. Infine, riporta l'attenzione ai cancelli del respiro e mantieni la consapevolezza in questo punto per 10 respiri. L'animale di riferimento è il coccodrillo.
la sua forza, la sua maestosità. Prima e dopo la meditazione visualizza un coccodrillo nel punto mistico, che è una spanna sopra la testa e una spanna più avanti rispetto alla fronte. Cioè dovete immaginarvi il coccodrillo prima di iniziare la meditazione e alla fine, nel punto, sapete dove sta? All'attaccatura dei capelli della fronte, davanti a voi, però un po' più sopra, ok? All'attaccatura della fronte, davanti a voi, guardando davanti a voi, ok? Puoi tornare a ripetere più volte questa meditazione nel periodo in cui hai bisogno di superare le tue insicurezze per effettuare il cambiamento positivo. Sei, in questo momento, come missione, il custode del coccodrillo. I tuoi avi hanno agito pensando a te, perciò non temere. Hai grandi protettori e guerrieri che perfettamente sanno cosa deve essere fatto e impeccabilmente tu lo farai. Quindi ti dice: sei protetta e guidata dai tuoi avi e dai tuoi antenati che hanno agito le loro vite pensando a te. Quindi la realizzazione della tua missione adesso ha a che fare con il custode del coccodrillo, cioè uscire dalla zona comfort prendendo per mano la bambina o il bambino e suggerendogli: sì, lo farai, con il mantra Ora Kra Tun, Ora Kra Tun. Quindi, facendo questa pratica, ragazze mie e ragazzi, si apriranno le molte vie, le molte strade grazie al potere spirituale acquisito. E il contatto con lo spirito in ogni cosa che farai in questo caso aprirà le strade alla tua realizzazione di prosperità materiale, economica, relazionale o qualsiasi cosa tu abbia visto un nodo, aveva a che fare quello anche con la missione, affinché tu potessi superare determinate paure, resistenze, attaccamenti che ti separano da questa prosperità illimitata. D'accordo? Wow, non aggiungo nient'altro, è stato un viaggio bellissimo, bellissimo, ragazzi miei ragazzi. Quindi vi consiglio di guardare il video più volte, salvarvi il video in modo tale da andare a praticare e portare il sacro nella vostra vita, che è la sola chiave di realizzazione di tutto ciò che avete mai potuto immaginare e oltre. D'accordo? Detto questo, concludo qui, io ti ringrazio, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!